Salve a tutti, oggi andremo a vedere come funziona il blocco delay. Prima di addentrarci però nel blocco fractal, facciamo un piccolo ripasso di cos'è e come funziona un delay. Questo effetto è nato per replicare il fenomeno naturale dell'eco, cioè una ripetizione ciclica di un suono con un certo ritardo rispetto al suono originale. E da qui viene appunto il nome delay, che in inglese significa ritardo. Le prime unità in grado di produrre questo effetto sono state quelle a nastro. In sostanza in queste veniva registrato sul nastro appunto in tempo reale il segnale che entrava nell'unità, e quindi c'era una testina di registrazione e poi una testina di lettura invece, che appunto leggeva con un certo ritardo quello che veniva registrato in precedenza e lo mandava sia all'uscita dell'unità ma anche di nuovo all'ingresso per creare il cosiddetto feedback, cioè quel circuito che consente fondamentalmente di avere più di una ripetizione. In questo caso il ritardo era dato essenzialmente dalla distanza in termini di centimetri di nastro che c'era appunto tra la testina di registrazione e quella di lettura, e oltre alla distanza anche dalla velocità con cui girava il nastro. Tra l'altro in molte unità erano presenti addirittura più di una testina di lettura per avere degli effetti eco con più tap, come si dice in gergo, cioè in sostanza come se fossero più di un delay, più di un eco in uno. C'erano anche diverse varianti, come ad esempio il Binson Ecorec, che al posto del nastro aveva un disco magnetico rotante e quindi produceva anche un suono diverso rispetto al nastro, con una fedeltà un po' più alta e per certi versi meno soggetto ad usura pure, visto che appunto non c'era un nastro che si rovinava e che andava cambiato periodicamente. Ma in realtà quello che rendeva e rende tutt'oggi molto affascinanti questi oggetti erano proprio questi difetti, che poi producevano degli artefatti sonori molto piacevoli e dovuti appunto ai vari problemi che questi supporti creavano, come ad esempio una velocità di riproduzione del nastro non esattamente stabile che creava una sorta di modulazione, fenomeni di frizione che creavano vari rumorini particolari. Insomma, diciamo che rispetto poi a quello che è venuto dopo avevano un qualcosa in più in termini di imprevedibilità, diciamo, del suono. Infatti poi dopo i delay a nastro sono arrivati i primi chip in grado di produrre un delay, e questi erano chiamati i Bucket Brigade. In pratica all'interno di questi chip c'era una catena di condensatori che fungevano come una sorta di memoria, e quindi in sostanza il segnale passava da un condensatore all'altro con un certo tempo di ritardo stabilito dal clock al quale funzionava questo chip, e appunto avendone una serie di centinaio, addirittura migliaia in catena, si riusciva a produrre un ritardo abbastanza notevole. Per gli standard di oggi in realtà non è così alto, perché si parla sempre di 200-300 millisecondi, cioè per ottenerne di più bisognava mettere due chip in serie, ma questo poi portava anche ad un degrado molto evidente del segnale. In questo caso poi il tempo del delay poteva essere variato cambiando appunto il clock che riceveva questo chip. In seguito poi sono anche arrivati i primi chip digitali, che rispetto a quelli analogici avevano il grande vantaggio, tra virgolette, di poter riprodurre una copia pressoché identica del segnale in ingresso. Allo stesso tempo però mancavano tutte quelle piccole irregolarità nel suono tipiche dei delay analogici, e che erano anche diventate una sorta di marchio di fabbrica del delay, e quindi molti utilizzatori ne hanno sentito la mancanza. Col tempo però e con l'avanzare dello sviluppo della tecnologia digitale si è arrivati a riprodurre anche tutti quei piccoli difetti dell'analogico sotto forma di algoritmo digitale, e allo stesso tempo portando questo effetto, che era nato come una semplice riproduzione dell'eco naturale, ad essere usato anche per scopi molto più creativi del semplice eco. E oggi infatti scopriremo anche come poter usare questo effetto per creare tanti suoni molto particolari.
A questo punto andiamo a vedere cosa troviamo nei blocchi Fractal e come possiamo utilizzare innumerevoli parametri per creare appunto questi suoni particolari. Quindi per prima cosa possiamo andare a selezionare la tipologia di delay che vogliamo. Vedete che nei Fractal troviamo 28 diversi tipi di delay. Questi sono basati o su repliche digitali di alcuni pedali e hardware esistenti nel mondo reale, che siano analogici o digitali. Altri invece sono algoritmi originali di Fractal o comunque generici. Ad esempio il primo 2290 è la replica del famoso TC Electronic 2290, appunto Ambient Analog, che è appunto un delay analogico generico che in sostanza replica un po' appunto un delay basato sui chip BBD, ovvero Bucket Brigade. Deluxe Mind Guy, che sarebbe il Deluxe Memory Man dell'Electro Harmonix, anche questo basato sui chip BBD. Stessa cosa vale per il DM2, che sarebbe appunto il Boss DM2. Poi ci sono quelli basati sull'algoritmo che replica il nastro, come il Dual Head Tape, Monotape, Stereotape, Worn Tape e così via. Sono appunto tante tipologie che replicano un po' questi pedali, però la grossa distinzione che c'è da fare tra i vari tipi è quella tra stereo e mono. Infatti vedete che molti tipi appunto hanno sia la versione mono che quella stereo. In realtà questo mono o stereo si riferisce all'entrata dell'effetto piuttosto che all'uscita, perché comunque con un algoritmo mono possiamo comunque produrre degli effetti stereofonici. Andando a vedere i diagrammi del segnale che troviamo nella guida ai blocchi si capisce meglio cosa voglio dire. I tipi mono, praticamente, come vedete, il segnale dry passa indisturbato e quindi comunque rimane stereo. Quello che va a finire invece all'interno del delay vero e proprio viene sommato all'ingresso. Cioè significa che nelle ripetizioni non sentiremo appunto più distinzione tra il canale destro e quello sinistro. Se prima di questo delay, ad esempio, avevamo pannato il nostro segnale tutto a sinistra, il delay comunque ci uscirà al centro. Nei tipi stereo invece questo non succede, perché vedete che invece qua il canale destro va in un delay dedicato al canale destro e quello sinistro idem. Poi vi chiederete perché è stata fatta questa distinzione. Beh, intanto perché comunque i tipi mono in genere consumano un po' meno CPU rispetto a quelli stereo, e poi comunque se non avete effetti stereofonici messi prima del delay, usare la versione mono o stereo in realtà non cambia granché, proprio perché, come dicevamo, comunque anche con quello mono poi possiamo andare a creare degli effetti stereo, e fra poco vedremo come. Poi i controlli principali che solitamente troviamo in un delay sono quello del tempo, ovviamente, con cui appunto stabiliamo il ritardo che deve avere la nostra eco, il feedback, che è il livello del segnale che viene mandato indietro dal ritardo fino all'ingresso dell'effetto, e quindi crea questa rigenerazione delle ripetizioni, e infine poi il volume dell'effetto vero e proprio. Questi sono i controlli che troviamo praticamente su tutti gli effetti delay. Poi ce ne sono vari aggiuntivi che possiamo trovare in uno rispetto all'altro. Ad esempio qua nel Fractal per il tempo non abbiamo soltanto la manopola del tempo che va in questo caso da 1 millisecondo fino a 16 millisecondi, quindi 16 secondi, ma abbiamo ad esempio anche questo controllo che ci consente di collegare al tempo del nostro preset il tempo del delay, e quindi la suddivisione ritmica. Ad esempio possiamo impostare che il nostro delay abbia un tempo che corrisponda ad un ottavo dei BPM. Questo preset è settato a 84 BPM qua in alto, e quindi settando il tempo ad un ottavo avremo un delay di 357 millisecondi. Vedete che in questo caso, tra l'altro, quando è attivo la suddivisione ritmica e il tempo, non possiamo andare a cambiare più il tempo del delay, quantomeno non con questo controllo, perché in realtà poi abbiamo quest'altro controllo master time che ci consente comunque di andare a scalare il tempo del delay nonostante sia collegato a questo controllo. E questo master time tra l'altro è utile anche in tipi di delay che hanno più di una linea di delay.
Inoltre poi è anche molto utile se ad esempio vogliamo salvare un tempo specifico per il delay nel preset, ma allo stesso tempo vogliamo creare quegli effetti strani che si sentono quando variamo il tempo del delay. Vi faccio sentire quello che intendo. Sentite che appunto andando a variare il tempo del delay si crea questa variazione del pitch del suono del delay stesso, e questo è appunto un effetto che si usa molto spesso con i delay analogici per creare questi pattern strani. Nei blocchi fractal invece questo fenomeno possiamo replicarlo praticamente con qualsiasi tipo di delay, che sia analogico o digitale, e appunto questo controllo ci consente comunque di poterlo variare anche se il tempo del delay è collegato ai BPM del preset, quindi molto utile sotto questo punto di vista. Poi abbiamo quest'altro controllo nel 2290, ma anche in tutti i tipi mono, che è Right Post Delay. Questo controllo aggiunge un ulteriore ritardo al canale destro in uscita dal delay. Questo è un modo con cui possiamo creare la stereofonia, perché avremo appunto due tempi leggermente diversi tra destra e sinistra, e questo creerà l'impressione della stereofonia. Anche qua vi faccio sentire la differenza. Poi troviamo anche il controllo di master feedback, per cui vale un po' la stessa cosa che avevamo detto per il master time, cioè in sostanza possiamo appunto salvare un valore di feedback per il preset e con questo master feedback andare a variarlo e a scalarlo. Quindi se il feedback è settato in questo caso al 50%, quando il master feedback è al 100% significa che appunto avremo il 50% dei feedback. Se lo setto a 0% avremo 0, se lo setto a 200 invece sarà come se il feedback normale fosse settato al 100%. Anche questo controlla tutti i feedback nei tipi che hanno più di una linea di delay, per questo motivo si chiama master appunto, eppure questo volendo possiamo andare a collegarlo ad un pedale di espressione per creare quell'effetto che abbiamo sentito poco fa. Un altro modo per creare stereofonia poi è quello di andare a variare il pan del delay con questo controllo. Questo lo troviamo soltanto nei tipi mono e appunto stabilisce il punto del panorama stereo in cui sentiremo le ripetizioni. Quindi se è a 0 sarà al centro, se lo sposto a sinistra lo sentiremo soltanto a sinistra. E ovviamente stessa cosa anche a destra. Vedete che nei tipi stereo come questo digital stereo invece questo controllo scompare, proprio perché ogni canale ha il suo delay indipendente, che è fatto appunto per mantenere la stereofonia precedente a questo blocco, e quindi non si può andare a variare appunto il pan. In compenso però ci compare quest'altro controllo di spread, che letteralmente significa divario, che ci consente appunto di controllare comunque il pan dei due delay, cioè quando è settato al 100% i due delay saranno appunto uno soltanto a sinistra e uno solo a destra. Man mano che lo scaliamo verso lo 0 questi due delay andranno gradualmente ad accentrarsi. Se invece lo settiamo su valori negativi, in sostanza stiamo scambiando la posizione dei due delay, quindi quello di sinistra andrà a finire a destra e viceversa.
Oltre a questo comunque poi abbiamo anche il balance, che però cambia il bilanciamento nel panorama stereo non solo per il delay ma anche per il segnale dry. Quindi andando a variare questo in realtà sentiremo non solo le ripetizioni ma anche il nostro segnale diretto spostarsi nel panorama stereo. Poi abbiamo questi altri 3 controlli che servono per stabilire il volume del delay o anche del blocco in generale. L'input gain, come il nome stesso dice, controlla il volume in ingresso al blocco. Il mix controlla il rapporto tra il segnale dry e quello effettato. Il level invece controlla il volume generale in uscita dal blocco, quindi sia quello del segnale asciutto che del delay. Voi vi chiederete quale conviene usare fra tutti questi. Io personalmente uso sempre l'input gain per settare il livello del delay. E questo per un semplice motivo, che sarebbe quello che quando vado a variare questo input gain, le code del delay che già stanno ripetendo rimangono allo stesso livello, non vengono abbassate di volume istantaneamente. E quindi abbiamo, diciamo, questa sorta di spillover quando ad esempio cambiamo fra 2 canali che sono settati in maniera identica, in cui però cambia soltanto il livello del delay. Vi faccio sentire ad esempio questo. Se invece volessi cambiare il volume col mix, sentireste il salto quando vado a cambiare canale. E questo appunto dipende dalla posizione in cui si trova il controllo all'interno della catena del delay. Infatti se andiamo a vedere il diagramma di prima vediamo che input gain si trova qua, quindi all'inizio e prima del delay, mentre i controlli di mix e volume si trovano all'interno di questo blocco mixer. E quindi capite bene che andando a cambiare il volume qua, il livello di uscita cambia istantaneamente anche su quello che è già stato registrato dal delay, mentre se lo cambiamo prima all'ingresso, quello che c'è già nella catena del delay non viene cambiato, cioè continua ad uscire per come era prima. Cambia soltanto il volume del segnale che arriverà dopo il cambiamento dell'input gain, e quindi di fatto avremo le code dei nostri delay non interrotte o comunque che non hanno salti di volume quando andiamo a cambiare questa impostazione. Ovviamente non in tutti i casi è desiderabile questa cosa, quindi vedete voi un po' anche in base alle vostre esigenze se preferite usare appunto l'input gain o il mix o il level. Il level, come dicevamo, però regola il volume sia del segnale dry che di quello del delay, con una eccezione però, ovvero quando attiviamo il kill dry, che in questo caso appunto non avremo più il segnale dry all'interno del blocco, ma molto probabilmente lo utilizzeremo in parallelo ad uno shunt. Quindi in questo modo in sostanza il segnale dry passa da questo shunt e dal blocco delay passa soltanto il segnale ritardato, e di conseguenza potremo usare il controllo di level come volume del solo delay. Un'altra cosa comunque da tenere presente quando si usa il mix per settare il livello del delay o dell'effetto in generale è la cosiddetta mix low, cioè quella che stabilisce in sostanza come funziona questo controllo, perché comunque ogni blocco ha una mix low diversa a seconda appunto di come funziona il blocco. Poi magari appena andremo a vedere gli altri blocchi spiegheremo meglio perché esiste questa differenza. Comunque nel caso del delay, praticamente col mix settato al 50% avremo il massimo volume del segnale wet e del segnale dry. Quando abbiamo valori sotto il 50% viene attenuato il segnale wet, ma il dry rimane costante a 0 decibel. Con valori maggiori di 50% invece avviene il contrario, cioè il segnale dry viene man mano attenuato e il segnale wet invece rimane costante. Quindi ad esempio se usate delay in serie ed usate l'input gain per settare il volume, potete benissimo lasciare sempre il mix settato al 50%, in modo da avere l'intero range di volume disponibile sia per il wet che per il dry.
Come dicevo prima, poi ci sono alcuni tipi di delay che hanno due linee di delay nonostante siano mono, come ad esempio questo monotape. Infatti vedete che qua sotto troviamo i controlli di level, feedback e pan per due testine di riproduzione. Questo in sostanza ci consente di avere due tempi diversi all'interno dello stesso delay, e questo lo facciamo con il controllo head to ratio, che praticamente va a stabilire il rapporto tra la testina 1, che è quella principale, e quella controllata dal parametro di tempo, e con questo possiamo andare a scalare il tempo della seconda testina. Quindi se in questo caso il tempo della testina 1 è a 357 millisecondi, se questo lo settiamo al 50%, sapremo che la testina 2 ha un tempo dimezzato rispetto alla 1, circa 178 millisecondi. Con i due feedback relativi alle testine possiamo anche scegliere intanto quale delle due sarà la testina da cui viene preso il feedback, ma poi può anche essere presa da entrambe. Però occhio che in questo caso si sommano i due feedback e quindi anche con valori bassi si rischia di andare in oscillazione. E poi con il controllo di pan possiamo andare a posizionare queste due testine nel panorama stereo. Ad esempio, andandole a settare a meno 100 e 100 rispettivamente, saranno una completamente a sinistra e una completamente a destra. Vedete anche che cambia il comportamento del delay in base a quale feedback attivo fra le due testine, perché attivando comunque quello della prima testina, essendo il tempo più lungo, si crea questa sorta di delay ping pong, mentre se lo attivo nella testina 1, praticamente essendo dimezzato il tempo si sovrappongono le ripetizioni di una e dell'altra testina, e quindi dopo alcune ripetizioni già ci ritroviamo tutte le ripetizioni al centro, proprio perché diciamo escono da entrambi i canali ripetizioni identiche. Ovviamente questo succede anche in base a come è settato il tempo dei due delay, perché se magari uso un valore che non sia un sottomultiplo dell'altro, già la cosa cambia. Vedete che abbiamo pure questo controllo di motor speed, che comunque funziona in modo molto simile al master time che abbiamo visto prima, con la differenza però che, essendo un algoritmo che replica un po' il delay a nastro, questo controllo replica anche il comportamento di accelerare o rallentare il motore che fa girare il nastro, e quindi in sostanza va a scalare pure la velocità delle varie modulazioni che troviamo poi nelle altre pagine e che vedremo tra poco. Un'altra cosa relativa ai controlli pan delle due testine è che appunto sono chiamati pan perché comunque le due testine sono comunque dei delay mono, e questo significa che se abbiamo un effetto stereo messo prima, il segnale che riceve sia la testina 1 che quella 2 è comunque una somma di entrambi i canali, e quindi anche se l'uscita poi risulterà stereofonica da questo delay, in realtà la stereofonia di ciò che c'era prima si perde, cioè avremo un segnale mono a sinistra e un segnale mono a destra. Per farvi capire meglio vi faccio vedere cosa succede ad esempio se con un blocco volume vado a cambiare il balance del segnale, quindi senza delay sentiremo soltanto
il segnale della mia chitarra a destra. Quando attivo il delay, in questo caso attivo soltanto la tessina 1 che è pannata tutta a sinistra, vedete che sentirete appunto il mio segnale originale a destra e la ripetizione a sinistra. Questa cosa invece non succede con le tipologie stereo, proprio perché lì ogni linea di delay è dedicata ad un solo canale, come in questo caso con lo stereo tape. Ho sempre il mio segnale pannato tutto a destra e vedete che già senza cambiare niente sentirete soltanto le ripetizioni a destra, proprio perché l'effetto mantiene la stereofonia che c'era già in precedenza. E come dicevamo, possiamo andare a cambiare questa cosa con lo spread. Infatti vedete che se lo setto a 0, nonostante il mio segnale originale rimarrà a destra, le ripetizioni invece le sentiremo al centro, oppure totalmente a sinistra con valori negativi. Poi, andando avanti con le pagine, troviamo altre funzioni e algoritmi che possiamo aggiungere ai nostri delay. Intanto abbiamo la pagina modulazione, che ci mette a disposizione 3 LFO per modulare varie cose. I primi due servono per modulare sostanzialmente il tempo del delay e quindi andando a creare questa modulazione proprio col delay, in maniera simile a quello che succede ad esempio all'interno di un chorus. Vedete che poi all'interno di ogni LFO troviamo innanzitutto la forma d'onda dell'LFO. Vedete che abbiamo a disposizione diverse forme d'onda, in questo caso è selezionata quella sinusoidale. Poi col target possiamo andare a scegliere questo LFO quale linea di delay va a modificare. Both significa entrambi, quindi sia canale sinistro che destro, oppure soltanto uno dei due. Poi abbiamo il rate, che ovviamente è la velocità di oscillazione, il tempo che ci consente di collegare l'oscillazione dell'LFO al tempo del preset e quindi andare a scegliere la suddivisione ritmica, e poi depth, che sarebbe l'ampiezza di questa oscillazione, e poi col parametro phase possiamo introdurre una differenza di fase dell'LFO tra canale sinistro e destro, quindi andando a creare anche in questo caso una sorta di stereofonia dove non c'è. Ovviamente questo parametro però funziona soltanto nei tipi di delay che hanno due linee separate per canale sinistro e destro, cioè quelli stereo. In sostanza, se setto questo parametro ad esempio a 180 gradi, significa che sul canale sinistro, quando l'oscillazione sarà nel punto più basso, in quello destro invece si troverà nel punto più alto, cioè funzioneranno praticamente all'opposto. Vi faccio sentire la differenza. Così a 0. Poi se aggiungo anche il secondo LFO posso andare a modulare ulteriormente questo segnale già modulato, e per creare appunto un'oscillazione più complessa, cosa che ad esempio avviene appunto in un delay a nastro, perché lì abbiamo sia il wow, che è un'oscillazione a bassa frequenza dovuta all'irregolarità del motore che fa girare il nastro, e poi abbiamo il flutter, che invece è un'altra modulazione dovuta invece alle irregolarità del nastro, che quindi ha, a seconda del punto del nastro, una diversa frizione con la testina, e questo fa sì che si crei questa modulazione abbastanza veloce come oscillazione. In questo modo, con questi due LFO possiamo andare a replicare un po' la stessa cosa, quindi settandone uno alto come in questo caso, magari con il depth un po' più abbassato, il secondo invece con un rate più basso, quindi più lento, e magari un'ampiezza di oscillazione un po' più alta. Vediamo come sono.
Il terzo LFO invece ha una differenza, cioè che non comanda il tempo del delay, ma il suo target si può assegnare invece al volume del delay, al pan oppure allo spread. In questo modo possiamo ottenere un effetto tremolo o panner sulle ripetizioni del nostro delay. Andiamo a sentire anche qua come funziona. Intanto proviamo a fare un tremolo. Poi in realtà per creare un panner non c'è bisogno nemmeno di andare a settarlo su pan, perché basta alterare questo controllo di fase. Se lo mettiamo a 180 gradi praticamente già avremo un panner. Ma in realtà questo trucchetto funziona soltanto con i tipi stereo, perché hanno appunto sempre due linee diverse e quindi questo parametro di fase funziona. Se selezioniamo invece un tipo mono, vediamo che questo trucchetto non funziona più in realtà. E per andare a creare il panner ci serve a questo punto sì andare a selezionare il target pan. Settandolo invece su spread, praticamente questo LFO stringerà e allargherà ciclicamente il pan dei due delay. Come sentite aggiunge un che di casuale nel posizionamento delle ripetizioni del delay, e questo combinato ovviamente con due tempi diversi tra sinistra e destra crea degli interessanti pattern ritmici. Tra l'altro anche qua possiamo sempre andare a giocare con la fase per fare in modo che appunto durante l'oscillazione di questo LFO le ripetizioni non siano o entrambe pannate estremamente o entrambe al centro, ma appunto andando a sfasarle magari sentiremo quella di sinistra che si sposta da sinistra al centro, e nel frattempo quando quella di sinistra è al centro quella di destra invece è a destra, e così via, insomma in una sorta di inseguimento reciproco. In questo caso poi vi consiglio di usare comunque velocità non troppo alte, perché altrimenti non si capisce granché dell'effetto. Poi nella pagina more troviamo la sezione diffuser, che praticamente aggiunge un diffusore alle ripetizioni del delay. Diffusore significa sostanzialmente che fa diventare il delay qualcosa di molto simile ad un riverbero. Sentiamo come funziona.
Sentite che diventa a tutti gli effetti un riverbero o comunque qualcosa molto simile ad un riverbero. Abbiamo anche la modulazione che aggiunge quel po' di movimento per addolcire e rendere meno metallico questa sorta di riverbero. Poi, se non ricordo male, comunque questa funzione non è presente sull'FM3, quindi se avete un FM3 e non la trovate è per quello, perché comunque è una funzione che aggiunge un po' di carico in più alla CPU, quindi probabilmente l'FM3 non lo regge. Poi, oltre a questo, troviamo i parametri drive, che serve per distorcere le ripetizioni del delay, ma anche per avere una sorta di tetto quando ad esempio il delay va in oscillazione, che tende ad aumentare sempre più il volume. Con questo parametro possiamo in qualche modo limitare il volume di uscita, perché oltre un certo punto poi inizierà a distorcere. In ogni caso, comunque un parametro che serve per aggiungere un po' di saturazione e per ricreare appunto quella leggera distorsione che spesso i delay analogici avevano. Poi con bit reduction possiamo andare a ridurre i bit a disposizione del delay e quindi andare a replicare i primissimi delay digitali, che spesso appunto avevano una risoluzione in bit piuttosto bassa, e spingendoci in modo aggressivo su questo parametro possiamo anche andare a deteriorare in modo sostanzioso il suono. Faccio sentire. Poi la sezione Ducker ci dà una funzionalità presente su molti delay digitali da studio, ovvero quella di poter ridurre il livello delle ripetizioni mentre stiamo suonando. Invece appena rilasciamo la nota, appena stoppiamo le corde, il volume del delay viene su. E questa è una cosa che si usa molto spesso con parsimonia su delay e riverberi, soprattutto in studio. Faccio sentire un po' come funziona. Come sentite, l'effetto è molto evidente quando spingo un bel po' sull'attenuazione, perché finché mi mantengo su livelli più bassi, diciamo fino a 10 decibel così, è percepibile a malapena, però in realtà è proprio questo il range in cui
ha più senso usarlo, perché quei 10 decibel in meno sul delay mentre si sta suonando contribuiscono in modo molto netto ad aumentare l'intelligibilità delle note che stiamo suonando senza farle sovrastare dal delay. E poi nel momento in cui lasciamo le corde invece il delay viene su e riempie gli spazi vuoti. Infine poi la sezione Compander è qui per replicare questo circuito di Compander che spesso era presente sempre nei delay sia analogici che i primi digitali, e anche questo ha un effetto abbastanza particolare sul suono dei delay. Andiamolo a sentire. Sentite che col Compander attivato cambia leggermente l'attacco delle note sulle ripetizioni del delay, e inoltre poi quando decadono è come se ci fosse una sorta di gate che le taglia sotto un certo livello. Poi abbiamo la sezione EQ che ci consente di andare a scolpire un po' il suono della linea di delay, tra l'altro nel feedback loop, quindi per ogni ripetizione verrà sostanzialmente applicato questo filtro determinato dall'EQ, e quindi possiamo ottenere quel tipico effetto che si ha nei delay analogici solitamente, in cui le ripetizioni man mano diventano sempre più scure, più degradate. Quello si ottiene appunto andando a settare dei filtri taglia alto e taglia basso, in modo che ogni ripetizione avrà una banda passante sempre più stretta e si crea appunto questo suono. Infatti poi se andate a vedere i vari tipi di delay vedrete che già di default avranno delle curve diverse preimpostate in questo EQ. Questo è il DM2, questo è il Deluxe Memory Man, questo è il Worn Tape, cioè un nastro degradato, e insomma, e così via. Ovviamente avete anche la libertà, al contrario delle macchine analogiche, di andare a modificare questa curva a vostro piacimento. E infine poi abbiamo la sezione Stack e Hold, che serve in sostanza per assegnare ad uno switch una funzione per poter avere le ripetizioni infinite del delay, però con due modalità diverse. Cioè, se selezioniamo Stack, quando attiviamo questo tasto il delay continuerà a generare ripetizioni anche per le cose che stiamo suonando dopo aver premuto il tasto. Se invece selezioniamo Hold, verranno tenute queste ripetizioni infinite per quello che avevamo suonato prima, per quello che c'era in circolo, diciamo, nel feedback loop del delay, mentre tutto quello che suoneremo dopo aver attivato questo tasto non genererà ripetizioni. Vi faccio sentire un po' la differenza fra i due. Per prima cosa ovviamente dobbiamo assegnare questo parametro ad un control switch, se lo vogliamo controllare con uno switch, control switch 1, dopodiché lo assegno ad uno dei miei tasti. E qui posso anche decidere se voglio che il tasto sia momentaneo, cioè che funzioni finché lo tengo premuto col piede, oppure latching, che significa come un normale foot switch, cioè una pressione accende e l'altra spegne. Per queste funzioni probabilmente è comodo averlo momentaneo, in modo che possiamo attivare questo effetto a piacimento, appena rilasciamo subito si spegne. Poi tramite il parameter range possiamo scegliere appunto se dovrà attivare la funzione stack o la funzione hold, semplicemente cambiando il massimo. Vediamo lo stack come funziona. In sostanza, quando tengo premuto il tasto è come se ci fosse il feedback messo al massimo,
o meglio messo in modo che generi queste ripetizioni infinite, cosa che però in realtà possiamo anche decidere da qua, cioè se non lo vogliamo al massimo ma magari un po' meno, in modo che abbia sì ripetizioni molto lunghe ma non esattamente infinite, possiamo settare questo ad esempio al 90% e vedrete che comunque le ripetizioni si sentono ma non vanno avanti per sempre. Poi appena rilascio il tasto torna all'impostazione di feedback salvata nel blocco, cioè in questo caso 20%. Se invece lo setto su hold, vedete che l'effetto è lo stesso, ma quando aggiungo note dopo aver premuto il tasto non succede niente, cioè le ripetizioni rimangono quelle di prima. Infine, soltanto per la tipologia reverse delay troviamo anche questi parametri che sono quelli relativi appunto alla funzione reverse, cioè in sostanza il delay sarà riprodotto al contrario rispetto al segnale dry. E in sostanza con questo parametro scegliamo il tempo di dissolvenza tra il pezzo di delay che è nel verso giusto e quello messo al contrario in sostanza. Poi questo switch run serve sostanzialmente per fare andare il delay, cioè se lo spegnete non sentirete alcun delay. Attivandolo invece lo sentirete. E poi se c'è il trigger restart attivo, praticamente la registrazione del delay inizia esattamente nel momento in cui accendete questo switch. Ciò significa che potete ad esempio assegnare questo switch sempre ad un control switch oppure anche all'envelope follower in modo che si attivi nel caso dello switch la registrazione nel momento in cui premete lo switch e quindi avrete questa ripetizione messa al contrario sincronizzata con quello che state suonando. E allo stesso modo anche con l'envelope follower la registrazione partirà nel momento in cui comincerete a suonare e quindi anche la ripetizione al contrario sarà allineata con quello che state suonando. E quindi questi erano un po' tutti i parametri presenti in questo blocco. Però possiamo fare anche un'altra cosa, ad esempio possiamo applicare un altro effetto soltanto alle ripetizioni del delay, cosa che magari spesso troviamo in delay digitali come lo Strymon Timeline o altri simili. Per esempio potremmo andare a mettere un phaser messo in una linea parallela assieme al delay, in questo caso attiviamo il kill dry sul delay in modo da avere appunto soltanto il segnale wet e vediamo che succede. Oppure volendo possiamo anche andare a mettere un overdrive se vogliamo delle ripetizioni molto distorte. Ovviamente poi per ogni effetto sperimentate voi se suona meglio messo davanti o dopo il delay, perché comunque l'effetto un po' cambia. Possiamo andare anche a mettere un filtro come un auto wah ad esempio sul delay.
Oppure un flanger. Anche mettere un synth suona in modo abbastanza particolare. Insomma, vedete che combinandoli così in parallelo potete ottenere tantissimi tipi di delay strani, grazie anche alla griglia dei fractal che appunto vi consente di fare questi routing che sono impossibili su tante altre macchine. Un'altra cosa a cui bisogna stare attenti è anche il piazzamento del delay in catena. Infatti, se con un ampli pulito non fa tantissima differenza metterlo prima o dopo l'ampli, se invece l'ampli è distorto, la differenza la fa. Molto spesso si consiglia infatti di metterlo dopo, però c'è da dire che anche metterlo prima dà un effetto molto particolare che tra l'altro sta diventando sempre più usato in alcuni generi come il post-rock o il dream pop, insomma. Anche se tecnicamente è sbagliato metterlo prima della distorsione, in realtà è una cosa che si usa fare abbastanza spesso proprio per ottenere quell'effetto, cioè questo. Sentite la differenza quando lo metto dopo.
E con questo penso che era tutto per quanto riguarda il blocco delay. Più avanti andremo a vedere anche gli altri blocchi simili, ovvero multi delay, plex delay, eccetera eccetera, che sono una versione un po' più avanzata rispetto al delay semplice. Come sempre, se ho dimenticato qualcosa o se avete domande fatemelo sapere nei commenti oppure sul gruppo Telegram o su Discord. E niente, detto questo vi do appuntamento al prossimo video e ci rivediamo presto. Ciao!